Bentrovate e bentrovati. Mi presento, sono Ferdinando Fava, sono professore ordinario di antropologia culturale nell'Università di Padova e vorrei presentarvi il master di primo livello di antropologia medica di cui sono il direttore. Il master si rivolge a tutti i laureati. Sapete che nella storia dell'antropologia molti dei nostri padri fondatori sono arrivati all'antropologia dalle scienze esatte, dalle scienze umane, quindi non c'è nessuna preclusione di accesso per diventare, se non antropologi, per conoscere e apprendere l'antropologia. Insomma, si rivolge a tutti quelli che desiderano apprendere attraverso il modello di analisi della ricerca antropologica, il modus operandi, il modo di procedere sul campo, che è l'etnografia critica, i gesti della cura. E perché parlo dei gesti della cura e non delle pratiche sanitarie? Perché una delle caratteristiche di questo modo di procedere è l'interazione individuale, è l'incontro con la singolarità delle persone nei contesti microsociali e in questo caso i sanitari, i medici, gli operatori sociali, sociosanitari sono coloro che hanno una dimensione personale che attualizza, interpreta e mette in atto i protocolli e le procedure. Cosa fa la differenza? È che nella riflessività critica del modo di procedere antropologico smontiamo ciò che appare nell'interazione individuale. Quindi la dimensione dell'analisi del gesto della cura è una dimensione olistica, cioè l'analisi dell'antropologica vuole andare in profondità e in ampiezza. Per quanto riguarda la didattica del master, tutta l'attività verrà prodotta e messa a disposizione degli studenti attraverso una piattaforma interattiva multimediale che è la piattaforma Moodle, che ci dà la possibilità di mettere a disposizione degli studenti le lezioni video registrate in modo da poter essere fruibili on demand, quindi sulla base delle disponibilità degli studenti. Quindi la lezione può essere fruita quando lo studente è disponibile a tempo per poterla seguire. Naturalmente le registrazioni possono essere anche fruite più volte dallo studente. L'importante è completare l'attività svolta all'interno del modulo in cui è suddivisa l'attività formativa. Il modulo è un insieme di lezioni che sono naturalmente corredate anche dal materiale di supporto fornito dal docente e dal materiale di eventuale approfondimento per supportare lo studio individuale. Al termine del modulo, che è composto di alcune lezioni di una durata variabile in termini di ore di lezione registrata ogni settimana, permette poi di arrivare al momento di verifica dell'apprendimento, che avviene attraverso una procedura di test a completamento del modulo che permette anche allo studente naturalmente di valutare, di ricevere un feedback immediatamente rispetto al profitto, rispetto alla qualità dello studio, rispetto alla parte di studio individuale che naturalmente è chiesto allo studente all'interno del singolo modulo. La prima parte del master sarà dedicata alla storia della medicina, alla paleopatologia, si analizzeranno in che modo i disease, le malattie, sono state rappresentate e agite nella storia. Poi l'aspetto più, diciamo, strutturale sarà formulato attraverso un apprendistato sull'analisi statistica epidemiologica. Ora, l'analisi statistica ha questa caratteristica, ci formula attraverso degli indicatori numerici qualcosa che è impossibile cogliere nel qui ed ora dell'interazione, ci allarga lo spazio interpretativo, che poi è l'oggetto del modulo terza parte ampia del master dell'antropologia medica, che si strutturerà attraverso un'introduzione generale per poi scendere a definire in maniera molto più dettagliata i concetti di corpo, i dualismi con cui noi siamo cresciuti nell'Occidente e non solo, le dimensioni, diciamo, della malattia, della medicina alternativa alla evidence-based medicine, le medicine concorrenti o concomitanti, questo è anche gli storici nella prima parte ce ne parleranno, e anche l'idea di salute e malattia, come viene interpretata dai diversi attori, dalle diverse rappresentazioni culturali, in che modo
le dimensioni politiche ed economiche incidono nella comprensione e nella attualizzazione, se possiamo dire, negativa della malattia, il concetto di violenza strutturale. E per terminare, attraverso questa comprensione molto ampia e profonda di questo modo del corpo, della salute, delle malattie, delle pratiche sanitarie, ci chiederemo in che modo costruire una etica nella cura e della cura che sia diciamo allineata con questa comprensione singolarizzante del mondo, che è quella dell'antropologia, integrando l'etica dominante, l'etica estremamente anche importante dell'obbligazione e del consenso informato. Per quanto riguarda le modalità di prescrizione, di iscrizione, immatricolazione, il pagamento dei contributi studenteschi per la frequentazione del master, naturalmente vi rimando a consultare il sito internet della nostra unità di biostatistica, epidemiologia e sanità pubblica, o il sito di Unismart, o il bando ufficiale pubblicato sul sito dell'università per quanto riguarda i corsi di formazione post base. Mi permetto soltanto di segnalare l'opportunità di andare a consultare attraverso gli indirizzi dei siti internet che vedete in sovraimpressione il sito del Ministero della Funzione Pubblica per quanto riguarda la possibilità di approfondire quelle che sono le opportunità di ulteriori agevolazioni per i dipendenti della pubblica amministrazione. Attraverso il protocollo PA 110 Lode, infatti, ci sono una serie di agevolazioni, tra cui mi permetto di richiamare esclusivamente per ora lo sconto lineare di 330 euro per quanto riguarda l'iscrizione al master. Ma vi consiglio davvero di andare a consultare i pertinenti siti internet per approfondire e raccogliere tutte le informazioni riservate alle agevolazioni per i dipendenti della pubblica amministrazione. Quindi questo master è rivolto a tutti coloro che vogliono e a tutte coloro che vogliono apprendere in maniera personale, secondo le temporalità e gli spazi che gli ero concessa dal loro lavoro e dai loro interessi. Quindi benvenuti e benvenute a tutte voi e a tutti voi.